Ciao ragazzi, oggi parliamo di Milos Sarcev, detto Mishko, e The Mind, ovvero la mente, per la sua conoscenza scientifica e le sue teorie innovative riguardo ogni aspetto inerente all'allenamento, l'alimentazione e l'utilizzo dei farmaci nella preparazione per le competizioni di bodybuilding. Ottimo atleta e pensatore fuori dagli schemi, anche dopo la brillante carriera agonistica sostenuta negli anni 90, Milos è rimasto e resta ancora oggi una figura di grande influenza nel mondo del bodybuilding agonistico, come preparatore e divulgatore. Un personaggio le cui idee hanno scatenato diverse discussioni e controversie. Convinto sostenitore dell'utilità degli steroidi nello sport e uno dei primi ad introdurre l'utilizzo dell'insulina a scopi agonistici, Milos è anche noto per la meticolosità dei suoi protocolli alimentari e di allenamento, dove prevede l'utilizzo sinergico di pasti pre, intra e post workout, abbinati ad un allenamento ad alto volume basato su serie giganti. Un personaggio estremo, contraddittorio, ma di grande esperienza, che vale sicuramente la pena di ascoltare. Oggi ne ripercorriamo la vita, la carriera sportiva, approfondendo il suo punto di vista su allenamento, alimentazione e stile di vita. Enjoy! Milos Sarcev nasce il 17 gennaio 1964 a Bečej, nell'allora Jugoslavia, oggi Serbia. Figlio di una coppia di medici, sin da bambino Milos è incoraggiato a studiare e a fare sport. Da ragazzo pratica il calcio, il basket, il nuoto e le arti marziali. A quei tempi Milos era un grande ammiratore di Bruce Lee e sarà proprio la preparazione atletica per il judo ad avvicinarlo all'allenamento con i pesi e al bodybuilding. Così, a 17 anni, Milos scopre nel bodybuilding la sua vera passione e vocazione e decide di dedicarsi completamente a questo sport, ispirato da campioni del calibro di Steve Reeves, Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, Serge Nubret, ma soprattutto il suo connazionale Slobodan Bobo Blagojevic. Con una cultura scientifica di base, sin da ragazzo Milos è consapevole che esiste una scienza dietro al bodybuilding e per affinare le sue conoscenze si iscrive al corso di tecnologia della nutrizione all'Università di Novi Sad, percorso di studi che gli fornirà le conoscenze di base fondamentali per la sua evoluzione negli anni a seguire. Unendo la scienza alla pratica, Milos lavora intensamente in palestra, cominciando ad analizzare come il suo corpo risponde all'allenamento e all'alimentazione. E, dotato di un'ottima genetica con una struttura armonica e ottime proporzioni, inizia a sviluppare uno dei migliori fisici della sua epoca. Ben presto il suo impegno e talento vengono premiati nel mondo delle gare. Nel 1986, a 22 anni, vince il titolo di Mister Jugoslavia e si ripeterà l'anno seguente, nel 1987. Ormai consapevole delle sue potenzialità, nel 1988, a 24 anni, Milo si trasferisce negli Stati Uniti, con il chiaro scopo di diventare un bodybuilder professionista. Obiettivo che raggiungerà nel 1989 vincendo la categoria dei pesi medio-massimi al Mister Universo WPF, risultato che gli dà accesso alla Pro Card IFBB. Esordisce sul circuito pro nel 1991, ottenendo un prestigioso quarto posto al Niagara Falls Pro Invitational. Ed è solo l'inizio di una intensissima carriera professionale, che fra il 1991 e il 2003 lo vedrà partecipare ad oltre 70 competizioni, diventando una figura di riferimento nella ristretta rosa dei 10 migliori atleti IFBB della sua epoca. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo le 2 vittorie ottenute nel 1997 rispettivamente al Canada Pro Cup e al Toronto Pro Invitational e le 7 partecipazioni al Mister Olympia, dove con un peso in gara sui 108 kg per circa 1,80 m di statura è riuscito per ben 2 volte ad entrare fra i primi 10. E non dimentichiamo che, in virtù del suo bell'aspetto e fisico-estetico, Milos era ospite fisso sulle copertine di numerose riviste del settore. Grande sperimentatore delle pratiche che possono dare un vantaggio competitivo, Milos le ha provate tutte, dagli steroidi al GH, dall'insulina fino ad arrivare al Synthol, e racconta che proprio a causa del Synthol ha rischiato di morire a seguito di una iniezione sbagliata, che finì in vena, una pratica che oggi sconsiglia vivamente. Ma sentiamo dalle sue stesse parole cosa successe in quell'occasione. Negli anni 90 diversi esperti mi dissero che se avessi avuto delle braccia più grosse avrei avuto buone chance di diventare un atleta vincente. Sapevo che alcuni atleti all'epoca usavano il Synthol e anch'io mi sono lasciato tentare. Così nel 1998 ho cominciato a usarlo anch'io.
Ma è stato un grosso errore. Le mie braccia erano più grosse, ma avevano acquisito un look ridicolo, innaturale, e ho avuto necrosi che mi hanno rovinato i muscoli. Questa è stata la ragione principale per cui mi sono ritirato dalle gare. Ma l'esperienza più orribile l'ho avuta a causa di un'iniezione sbagliata. Mia moglie, per errore, mi ha iniettato il Sintol in vena e questo ha raggiunto il cuore, causandomi un'insufficienza cardiaca. Ho davvero rischiato di morire. Per fortuna mi sono salvato. L'uso del Sintol è stato un grosso errore e rimane assolutamente il più grande rimorso della mia vita. Milos concluderà la carriera agonistica a 39 anni, nel 2003, con un sesto posto al Grand Prix dell'Ungheria. A onor del vero, Milos era intenzionato a gareggiare anche nel 2007, ma a causa di una sospensione ricevuta dalla IFBB per motivi politici, non ebbe modo di tornare sui palchi di gara. Ritiratosi dalle competizioni, Milos è rimasto attivo nel settore con le sue attività di preparatore, personal trainer, divulgatore e imprenditore. Ricordiamo che ha allenato decine dei migliori atleti professionisti, fra i quali, solo per citarne alcuni, Nasser El Sombati, Flex Wheeler, Dennis Wolf, Gustavo Badel, Flex Lewis e lo stesso Samson Dauda. Come imprenditore è stato proprietario della palestra Colosseum Gym a Fullerton, in California, e ha lanciato la Milos Sarcev Signature Line, la sua linea di integratori alimentari. Oggi, a 60 anni, Milos vive a Las Vegas, continua ad allenarsi e si mantiene in ottima forma. Sul piano della vita privata ricordiamo che ha avuto una vita piuttosto movimentata, sposandosi e divorziando numerose volte. Fra le sue ex mogli ricordiamo Ursula Sarcev, Milamar Flores, Maya Kristik e infine la sua attuale compagna Betty Suzuki. Nel corso degli anni Milos ha lavorato con tantissimi atleti e ha provato tutti i metodi di allenamento conosciuti e col tempo e l'esperienza ha sviluppato un suo metodo di allenamento e alimentazione che ha chiamato Hyperimia Advantage Principle, un metodo che affronta la crescita muscolare attraverso un approccio integrato che prevede l'utilizzo sinergico di un'alimentazione pre, intra e post-workout e di un allenamento specifico mirati a saturare i muscoli di nutrienti anabolici. In sintesi, Milos ritiene che il periodo nel quale i muscoli sono in pump, quindi irrorati di sangue, sia il momento ideale in cui i nutrienti possono passare dal sangue ai muscoli con più facilità, favorendo la crescita muscolare. A questo scopo propone di saturare il sangue con nutrienti anabolizzanti essenziali, come aminoacidi, creatina, beta-alanina, citrulina, insieme a dei carboidrati semplici come il glucosio, in modo da favorire il rapido rilascio di insulina e quindi promuovere l'assorbimento dei nutrienti presenti nel sangue da parte dei tessuti e al contempo eseguire un allenamento che favorisca un grande afflusso di sangue nei muscoli, il cosiddetto pump, per fare in modo che i nutrienti presenti nel sangue siano veicolati principalmente nelle cellule muscolari, favorendone la crescita. Un esempio del lavoro proposto da Milos prevede di allenarsi 6 giorni a settimana, eseguendo un alto volume di lavoro, teso a stimolare sia l'ipertrofia miofibrillare, tramite l'utilizzo di esercizi base eseguiti con carichi elevati, che l'ipertrofia sarcoplasmatica, che viene stimolata attraverso un pump estremo, ottenuto eseguendo 4, 5, 6 esercizi organizzati in set giganti ed eseguiti uno dopo l'altro con brevissime pause fra i movimenti. Sul piano alimentare, Milos ha sempre usato una suddivisione dei macro basata su alte proteine, alti carboidrati e pochi grassi. In pratica raccomanda di assumere 3-4 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo e a chi obietta che queste quantità potrebbero creare problemi di salute, Milos ribatte che lui ha assunto circa 500 grammi di proteine al giorno per 15 anni, senza riportare problemi di sorta. Milos è anche un sostenitore dell'utilizzo dei farmaci anabolizzanti, che ritiene siano salutari per gli atleti sottoposti a strenui allenamenti, e racconta che all'apice della sua carriera si allenava 6 giorni a settimana, 2 volte al giorno tutto l'anno, e ciclizzava l'uso di steroidi con la seguente regola. Se per un certo numero di settimane, ad esempio 10, stava sotto ciclo, diciamo on, per un numero di settimane pari alla metà della durata del ciclo, ad esempio 5 settimane, staccava dai farmaci stando off. Quindi se stava 12 settimane on, poi passava a 6 settimane off, e afferma di non avere mai riscontrato effetti negativi per la sua salute. Per favorire l'assorbimento dei nutrienti da parte dei muscoli, Milos ha anche introdotto e reso popolare la pratica di utilizzare l'insulina a ridosso degli allenamenti, in modo da sfruttare al massimo la massiccia presenza di sangue nei muscoli dovuta al pump prodotto dall'allenamento
per ottimizzare il trasferimento dei nutrienti dal sangue alle cellule muscolari stesse. Ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue considerazioni riguardo l'uso degli anabolizzanti da parte degli atleti. Io sono assolutamente pro steroidi, li uso anche adesso. Se li usi in modo corretto, cosa che raccomando a tutti i miei parenti ed amici, possono migliorare la tua salute. Molti puntano il dito dicendo che gli steroidi sono pericolosi, che i bodybuilder danneggiano la propria salute e accorciano le proprie aspettative di vita. Ma dov'è l'evidenza di ciò? Gli steroidi hanno una funzione medicinale per aiutare persone malate, infortunate, ustionate a recuperare. Gli steroidi promuovono il metabolismo costruttivo, aiutano a costruire, non a distruggere. Quindi non capisco perché vengono etichettati come pericolosi. L'abuso o uso scorretto di qualsiasi medicinale può creare problemi, ma gli steroidi, come medicina, promuovono la salute. Una volta ci raccontavano che gli steroidi non migliorano le performance, che sono pericolosi e non salutari, che non dovevamo usarli perché di sicuro non ci avrebbero resi più muscolosi, forti e veloci. Oggi sappiamo bene tutti che è vero il contrario. Ecco perché sono considerati doping. Chi li usa diventa fisicamente superiore, sarà più muscoloso, forte e veloce. E sì, io li uso, di fatto li ho usati per 30 anni. Riassumendo, Milos Sarcev è stato un grande alfiere dello sviluppo fisico classico, un campione che riuscì ad entrare nell'elite dei migliori 10 atleti IFBB degli anni 90. Ma più che per il fisico estetico e l'abilità nel posare, oggi Milos è noto soprattutto come un guru del settore, un uomo che non ha mai nascosto il suo uso, ormai più che trentennale, di farmaci dopanti, che ritiene addirittura salutare, se usati in modo corretto, per gli atleti che si allenano strenuamente. Certamente un'opinione discutibile, viste le molte morti premature fra gli atleti a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. È di pochi giorni fa la notizia della scomparsa a soli 30 anni, a causa di un attacco cardiaco, del fitness influencer Jackson Tippett. Il fatto che Milos sia ancora vivo e in salute oggi a 60 anni evidenzia che c'è modo e modo di doparsi e che, conoscendo le pratiche, si possono limitare i danni, salvo poi dover continuare con l'utilizzo di alcuni farmaci per tutta la vita, in quanto dopo tanti anni di utilizzo il corpo ha azzerato la sua produzione ormonale endogena. Che dire, interessantissime le teorie di Milos. Di fatto il doping è irrinunciabile se si aspira a diventare campioni di bodybuilding, ma non facciamo di tutta l'erba un fascio. Personalmente credo che, a parte una ristrettissima nicchia di atleti agonisti, per i più la palestra e il bodybuilding siano da concepire come uno stile di vita piuttosto che come sport agonistico, quindi senza nessuna necessità di ricorrere all'uso di farmaci potenzialmente pericolosi, ma migliorando e salvaguardando la propria salute con un approccio naturale all'allenamento e all'alimentazione. L'agonismo, la Formula 1, meglio lasciarla a chi cerca nello sport un'affermazione personale ed è intenzionato a correre i rischi necessari. Ciao, alla prossima!